Ciao amici, avete visto la mappa di Crimson Desert? È davvero enorme, ben 74 km quadrati. Come riuscire a girarla tutta? Beh, abbiamo due modi. Il classico, ossia andare a utilizzare il cavallo, e poi abbiamo anche i teletrasporti. Oggi analizzeremo tutti i mezzi di trasporto all'interno di questo gioco. Allora, partiamo dalla cosa più facile, il viaggio rapido che gira tutto attorno agli Abish Shrine, cioè dei santuari che sono sparsi un po' ovunque per la mappa. Quando ne troviamo uno, ci dobbiamo interagire e succedono due cose. Andiamo a sbloccare un punto di teletrasporto, però nello stesso tempo andiamo anche a prenderci un bel Abyss Artifact, che l'abbiamo già capito, l'abbiamo già detto più volte, ci aiuterà a potenziare il nostro personaggio. Ma occhio, puoi teletrasportarti solo nei santuari che hai già visitato, quindi che hai scoperto e quindi sbloccato. Ma come facciamo a trovare appunto questi punti di teletrasporto? Beh, molto semplice, dobbiamo semplicemente andare ad osservare la nostra mappa. Nella mappa troviamo dei punti dove c'è una nebbia bianca, ma solitamente li andiamo a vedere perché c'è un grosso punto di domanda. Lì dobbiamo andare col cavallo o a piedi e trovare la colonnina del teletrasporto. Dunque possiamo chiamare il nostro cavallo utilizzando un fischio e sulla tastiera è il tasto H. E ora richiamaci esattamente in questo punto qua dove troviamo il punto di domanda. Possiamo mettere anche un segnalino e andiamoci. Una volta sbloccati i teleport, noi aprendo la mappa troveremo delle iconcine rotonde azzurre. Basterà semplicemente cliccarci sopra e ci chiederà se vogliamo teletrasportarci. Ecco questo, vedete qua, rotondo, è quello che noi troviamo all'interno della città. E possiamo collegare questo punto con delle colonnine che le troveremo sotto l'energia misteriosa, ossia i punti di domanda, e si chiamano stele dell'abisso. Una volta che abbiamo sbloccato queste, possiamo fare il nostro collegamento tra la colonnina e, diciamo, il teleport che abbiamo in città. I teletrasporti li troviamo un po' sparsi per la mappa, ma sono punti distanti l'uno dall'altro. Quindi dovremmo andare a utilizzare almeno inizialmente un altro mezzo, ossia il cavallo. Come vi dicevo, inizialmente il gioco ce ne fornisce uno in maniera totalmente gratuita, ma è abbastanza scarso. Noi dovremo andare a catturare i cavalli selvaggi perché sono quelli che hanno le statistiche migliori. Una volta che noi abbiamo scelto il nostro cavallo preferito, dobbiamo andare ad aumentare la fiducia con lui. Come facciamo? Possiamo accarezzarlo ogni giorno e gli possiamo dare qualche regalino, tipo del cibo, delle carote, delle barbabietole o comunque, se c'è anche all'interno del gioco, dello zucchero. Allora, come vi dicevo, esistono diversi tipi di cavalli all'interno del gioco. Quelli migliori vengono anche chiamati cavalli leggendari. Poi vi farò vedere dove trovarli in mappa. Il cavallo migliore in assoluto è il cavallo bianco e anche questo poi vi mostrerò dove si trova. Non lo prenderete subito all'inizio del gioco perché si trova distante dove solitamente stiamo questando. Comunque, una volta che abbiamo individuato un cavallo, semplicemente lo dobbiamo inseguire, avvicinarci lentamente perché sennò lo faremo scappare e salirci. A questo punto inizierà il minigioco che non è facilissimo da andare a fare perché molte volte vi sbatterà per terra. Vabbè, una volta che sarete sopra al cavallo, spunterà un disegno al centro dello schermo. Noi dovremo andare a utilizzare i tasti A e D per far avanzare la barra, quella gialla, fino in fondo. Una volta che ci saremo riusciti, riusciremo così a prendere il nostro cavallo.
Ci sono dei piccoli trucchi per riuscire a facilitare questa operazione. Allora, dobbiamo intanto andare ad aumentare la nostra stamina o energia. Molti nei commenti mi hanno fatto il verso perché uso questa parola inappropriata, ma in realtà non lo è perché in inglese si chiama appunto stamina. Qua la chiama energia, ma è esattamente la stessa cosa. Un pochettino di apertura mentale magari a volte servirebbe. Comunque noi dobbiamo spingere dalla parte della coda del cavallo. Per uscirci, dobbiamo cercare di puntare la telecamera, dietro al, cavallo. Ecco qua che son caduta giù. Nel fare questa operazione il rischio di rovinarsi l'esperienza con i cali di frame o microscatti è veramente molto alto. Ecco perché io fin dall'inizio del lancio sto usando LagoFast. Non è un semplice booster, ma è un vero compagno di gioco che va a ottimizzare la connessione e stabilizza il sistema. La funzione che preferisco? Beh, lo Steam Decompression Boost, che vi permette di spacchettare i 130 giga di gioco all'istante, saltando la fila e iniziando a giocare mentre gli altri sono ancora lì a guardare la barra, di, caricamento del 10%. Dunque LagoFast è un software che potete andare a scaricare su internet, potete fare anche una prova gratuita di qualche ora e se siete soddisfatti lo potete andare ad acquistare. Avrete anche, grazie a questo video, quindi alla mia sponsorizzazione, uno sconto fino al 62% se andrete a utilizzare appunto il mio codice che è NEL. LagoFast, oltre ad andare a ridurre il ping e anche minimizzare la perdita dei pacchetti, vi garantisce anche una maggiore fluidità, quindi va a aumentare anche gli FPS boost, ma poi ha anche altre funzioni molto interessanti perché per alcuni giochi ci può fornire una mappa interattiva che ci fa vedere magari gli oggetti più rari sulla mappa, ma ci dà anche un teletrasporto e anche assistenza per le combo di combattimento più complesse. Inoltre, alcuni giochi che sono in lingua inglese, lui ci dà la traduzione. Quindi, ragazzi, è una cosa molto interessante. Andate a darci almeno un'occhiata. Ora torniamo al discorso dei nostri cavalli. Una volta che abbiamo preso un cavallo lo dobbiamo andare a registrare in qualsiasi stalla. Lì possiamo anche acquistare alcuni cavalli. Dunque, i cavalli, essendo degli esseri viventi, possono anche rimanere feriti e quindi li andremo a curare, adesso vediamo come, ma potranno anche andare a morire. Quindi stateci ben attenti quando andate a combattere, magari il cavallo, scendete da cavallo e mettetelo un pochettino da parte. Quindi se il vostro cavallo sarà ferito, noi potremo andare a utilizzare il tonico per i cavalli. Lo possiamo andare a comprare in qualsiasi selleria che esiste all'interno del gioco. Oppure andiamo direttamente in una stalla e scegliamo l'opzione recupera e rianima il cavallo. Altrimenti possiamo utilizzare anche il palmo della forza che ci permetterà di andare a guarire il nostro cavallo. Dunque, dove possiamo trovare inizialmente i cavalli? Esattamente in questo punto preciso della mappa. Quando ci avviciniamo poi a un cavallo, per impedire che scappi, possiamo andare a utilizzare dei trucchetti anche qua. Possiamo andare a comprare, come vi dicevo prima, delle cornie per lui, ossia degli zuccherini o una carota, insomma, e cercare di dargliela in modo da attirarlo. E così ci possiamo salire in groppa. Noi possiamo anche andare a equipaggiare alcune cose sul nostro cavallo, come per esempio le selle che vanno ad aumentare la salute massima, i ferri di cavallo che aumentano la rigenerazione della salute e poi anche le staffe che vanno a aumentare la rigenerazione della resistenza e poi il champron che aumenta l'attacco e anche la bardatura che aumenta la difesa. Tutte queste cose le possiamo andare ad acquistare in cambio di denaro da un qualsiasi stalliere. Ogni cavallo che andiamo ad acquistare o addomestichiamo avrà inizialmente il livello di fiducia pari a 1, che può essere aumentato fino a un massimo di 5. Per fortuna, tutto ciò che serve è semplicemente cavalcare il proprio cavallo per un periodo di tempo prolungato.
Mano a mano che ogni tipo di cavallo aumenta di livello di fiducia, andrà a sbloccare nuove abilità che potremo andare a visualizzare nella scheda dell'equipaggiamento oppure portandolo all'interno di una stalla. Ricordiamoci che razze diverse sbloccano abilità diverse in ordini diversi, tra cui scatti più veloci, attraversamento dell'acqua e la capacità di fare doppi salti e tante altre cose. Dunque amici, ho letto anche che esiste un mercato nero per i cavalli, ma esattamente dove si trova al momento ancora non l'ho scoperto. Dovrebbe essere un po' nelle zone verso nord. Quindi possiamo andare a vendere, andando a indossare la nostra maschera, anche i cavalli e ricevere qualche silver, insomma qualche moneta d'argento. Come vi dicevo, esistono poi diversi tipi di cavalli estremamente rari e potenti, quindi il migliore è il cavallo bianco. Questo cavallo lo possiamo trovare in un esatto punto della mappa. Probabilmente magari se vi recate non sempre lo troverete perché ovviamente i cavalli possono essere spaventati e quindi si possono anche spostare, però il punto è esattamente questo qua. Vi dovete recare esattamente in questo punto qua dove c'è questo laghetto e si trova un po' sopra Hernand, dove abbiamo già visto la città e qua sopra, appena dove c'è la P, c'è questo piccolo lago. Allora, possiamo catturare il primo cavallo leggendario del gioco, che si chiama il cavallo bianco, chiamiamolo così, e ha queste bellissime statistiche. Poi abbiamo il cavallo nero che lo possiamo trovare in una zona molto semplice della mappa, esattamente qui alle Steel Mountain. E anche questo cavallo ha delle ottime statistiche. E infine abbiamo poi il cavallo rosso, che è veramente molto rosso sangue, che lo possiamo trovare esattamente in questo punto preciso della mappa e ha queste altre tipi di statistiche. All'interno del gioco, come già sapete, esistono poi anche altri tipi di mount, di cavalcature, ma magari lo vedremo in un altro video. Per oggi finiamo qui, vi ringrazio come sempre dell'attenzione. Se questo video vi è sembrato utile mettete un bel like e se ho tralasciato qualcosa, volete consigliare qualcosa o chiedere qualcosa, utilizzate qui sotto i commenti. Ci vediamo presto per un altro interessantissimo video. Ciao!